Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo insieme come realizzare la borsa che avete intravisto nelle slide. Prima di passare all'occorrente e al vero e proprio tutorial vi invito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su Instagram. Se vi va lasciatemi anche un like al video. L'occorrente per questo progetto consiste in un paio di fettucce. Io ho scelto le Pandoro Queen di Casa Tessiland in due varianti, blu e verde. Ho abbinato anche un piccolo set composto da un fondo 21x8 e una tracolla, una delle ultime arrivate. Le avrete senz'altro viste nell'unboxing che ho fatto qualche tempo fa. Dopodiché 1 metro, necessiteremo di una coppia di ponticelli e di questo bottone. Ho aggiunto anche una zip che andrò poi a tagliare a seconda della misura che mi occorrerà. Lavorerò il tutto con un uncinetto numero 4. Qualora voleste foderare il vostro progetto con la tecnica del sacchettone che vedrete nei video, sicuramente scorrendo la mia pagina di YouTube, l'ho utilizzata un sacco di volte, dovrete munirvi di un pezzettino di stoffa. Direi che a questo punto possiamo iniziare con il tutorial. Inizieremo questo progetto dal fondo. Ho scelto un uncinetto leggermente più piccolo per passare attraverso i fori, ma lo utilizzerò soltanto per questa fase, dopodiché riprenderò il mio uncinetto numero 4 e lavorerò a 2 capi. Mi inserisco il punto centrale del lato corto, incorporo il filato con una catenella e rientro subito nello stesso spazio per realizzare la mia prima maglia bassa. Punto successivo, maglia bassa. Nei 3 punti successivi e in tutti i gruppi di 3 punti che abbracciano i cosiddetti angoli realizzeremo degli aumenti, 2 maglie basse in ogni foro per 3 volte. Quindi continueremo a maglia bassa fino a raggiungere la successiva sezione di 3 dove realizzeremo altri aumenti. Si procede a maglia bassa, aumenti, maglia bassa, aumenti e concludiamo il giro. Ci chiudiamo con un punto nel primissimo punto realizzato ed una maglia bassissima nella prima maglia bassa, proprio in questo modo. Una catenella e facciamo il nostro classico giro di maglia bassa in costa, accertandoci al termine di questo giro di avere un numero di catenelle pari. Chiudo il giro cambiando l'uncinetto con una maglia bassissima nella catenella realizzata inizialmente, realizzo un'ulteriore catenella e volto il lavoro. Ora entro nel punto da dove proviene la catenella e realizzo una maglia bassa, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto, una maglia alta. Salto il punto successivo, entro in quello successivo ancora con una maglia bassa, filo sull'uncinetto, stesso punto, maglia alta. Questo è il punto di lavorazione di tutta la nostra borsa. Quindi dovremo realizzare semplicemente dei giri costituiti da una maglia bassa ed una maglia alta nello stesso punto, saltando poi quello successivo. È molto semplice, tutto il lavoro sostanzialmente lo fa il filato, che doppiato in questo modo creerà una fantasia del tutto particolare e assolutamente sempre nuova. Non troverete mai 2 borse identiche. Per quanto procediamo con la nostra lavorazione? Scoprirete tra poco. Ho fatto salire la lavorazione per un totale di 27 cm, dopodiché ho realizzato un giro semplicissimo di maglia bassa ed ho tagliato il filo, l'ho nascosto e ho proceduto con l'applicazione dei bottoni. In questo caso ho omesso la lettina posteriore per creare qualcosa di molto più pulito all'interno, come vedete. Mi sono quindi munita di un filo trasparente, questo qui, e con il classico ago da cucito ho semplicemente apposto con dei piccoli punti il mio bottone nella parte inferiore. Come ho trovato il centro? Come al solito
Misuro il fondo che è di 21 cm, misuro la chiusura che è di 4, 21 meno 4 fa 17, divido il 17 per 2, quindi ho 8 cm e mezzo da un lato e 8 cm e mezzo dall'altro, individuo perfettamente il punto centrale della mia borsa. Ho scelto questa altezza perché ho voluto andare a ripiegare su se stesso il mio corpo borsa, vedete? In questo modo. Ve lo faccio vedere già montato proprio per una più semplice comprensione di quello che sto andando a fare. Quindi voi dovrete piegare su se stesso il corpo borsa e stabilire dove volete andare ad apporre il vostro bottone. E io l'ho messo proprio qui. Una volta individuato il bottone inferiore, metterete quello superiore accostato e piegando di nuovo la vostra bag otterrete il punto perfetto dove andarlo ad apporre nella parte superiore. Ho anche già tagliato la mia zip, vedete che ho un eccesso, semplicemente 21 cm di fondo, che è la misura dalla quale noi dovremo sempre partire, facciamo sempre riferimento a questa misura. Ho allungato di un paio di centimetri, uno per parte, per consentirmi una perfetta cucitura poi interna, e adesso con ago e filo, nel mio caso ho scelto il blu, un filo ton sur ton per evitare che si veda troppo, vado a cucire pian piano la mia zip nella parte superiore. La lampo è correttamente cucita ed ora non ci resta che applicare i ponticelli e l'annessa tracollina. Per individuare il punto perfetto dove applicare appunto i ponticelli andiamo a chiudere la nostra borsa in questo modo e nella piega che naturalmente si formerà proprio dato il modello stabiliamo noi stesse l'altezza alla quale vogliamo apporre i nostri ponticelli per consentirci un indosso agevole. Io direi che qui è perfetto. Naturalmente replico l'operazione dall'altro lato e vado poi ad apporre la mia tracolla. Senza dubbio originalissima questa borsa a partire dal modello particolare ed inusuale, per poi andare a parlare del filato lavorato doppio in queste due colorazioni piuttosto importanti. Il set che ho utilizzato è davvero molto interessante, i colori sono perfettamente abbinabili tra loro come vedete. Il risultato è davvero raffinato e rifinito con un punto tra l'altro molto semplice. 170 grammi di filato, non ho voluto inserire fodera o rete perché questo tipo di fettuccia lavorato doppio è assolutamente autoportante, vedrete che la borsa sarà molto rigida, non ci sarà bisogno di andare ulteriormente a creare una struttura. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi invito come al solito a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, rinnovo l'invito a seguirmi su Instagram e come al solito vi auguro una fantastica settimana e vi do appuntamento a lunedì prossimo con un nuovo tutorial.